Pescione, pescione. Modino. Difficilissimo pescare qua. Veramente quasi impossibile. Perché è uscita un'iridea enorme. Cicciona, malformata. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato Team Fish. Farò una intro molto veloce perché c'è mio padre in soggiorno che dorme, quindi non voglio disturbarlo troppo. Poi, arrivati sullo spot, vi spiegherò un po' meglio cosa andremo a fare oggi. Sarò a pescare in torrente le trote in uno spot molto particolare. Vi invito a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ora inizia l'avventura e dopo vi spiegherò nel dettaglio cosa andrò a fare oggi. Oggi sono anche da solo, quindi pescatora in solitaria. Buona visione ragazzi! Ragazzi, eccoci a metà del viaggio. Mi sono fermato in un benzinaio a fare benzina e con la scusa mi sono messo qui sotto al coperto a cambiarmi perché fuori piove. Quindi ora vado a cambiarmi e poi vi racconto bene cosa andremo a fare oggi. Allora ragazzi, il grosso è preparato, manca solo la GoPro che è dentro lì, ora mi manca ancora una decina di minuti in macchina prima di raggiungere lo spot. Nel frattempo vi spiego cosa andremo a fare oggi. Intanto vi volevo far vedere la mia nuova canna, abbinata tra l'altro a un mulinello che ho già utilizzato in altre occasioni, ma mai con questa canna. È la nuova Exceller, una canna che in questo caso io ho scelto da 1 a 10 grammi, una lunghezza da 1,91 m, una canna molto reattiva che sono certo che sarà perfetta per spot come quello di oggi. Abbinata a un mulinello taglia 2005, in questo caso il Ballistic Air, che avete già visto in un altro video in torrente, imbobinato un trecciatino dello 06, in questo caso l'Expedition color arancio in modo da vederlo bene, e poi oggi proverò finalmente anche le nuove Silver Creek, i jerk di Daiwa. In questo caso ho montato una colorazione molto scura perché dove andrò a pescare l'acqua dovrebbe essere molto chiara nonostante la pioggia, nella taglia 61 mm. Andrò a pescare in degli spot abbastanza particolari che sono dei canali di irrigazione in cui sono presenti, a quanto sappia, parecchie trote. Ora vediamo un po' come andrà. Sarò da solo, quindi totalmente in solitaria, spero di riuscire a fare qualche chiacchierata con voi, e quando sono da solo sono molto più propenso a chiacchierare con la telecamera, a differenza di quando sono con amici, dove invece magari mi dedico a chiacchierare con loro. Detto questo ragazzi, vi invito nuovamente a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video e soprattutto per supportare il canale. Ora sta per iniziare ad albeggiare, si è spenta la luce, intanto si va a pesca. Ragazzi, pausa riflessiva, perché questa volta penso di aver un po' esagerato. Infatti, fortunatamente, di solito vado a pescare con gente che quando gli dico alziamoci alle 3:30 mi dice sei scemo, svegliamoci alle 4, 4:30, che è un po' più decente. Infatti oggi sono le 6 meno 5 e
non si vede neanche uno spiraglio di luce, quindi sono un po' in anticipo. Penso di non tanto, un quarto d'ora. Però vi dirò, ora che ho iniziato a fare questo video, mi sono sistemato un attimo i water, ho bevuto un po' di tè caldo, sto guardando in giro e effettivamente inizia a esserci un po' di luce, quindi forse non ho sbagliato di così tanto. Detto questo, ragazzi, ora canna e zaino in spalla. In realtà lo zaino oggi sarà la mia nuova bag. Ho deciso da quest'anno di ridurre drasticamente le esche che utilizzo a pesca, quindi ho portato 3 scatolette piccoline così di Daiwa, ve le faccio vedere una, i miei soliti guantini che non mancano mai, e poi ho 3 scatolette tipo questa. Sono 3 scatolettine piccoline, questa in particolare contiene i rotanti, ne una che contiene le spin fly e un'altra che contiene i jerk. Basta, fine. Poi ho 2 bustine di gomma, giusto dovessero servire 2 gommine, non serve altro. Perché poi ho notato che tendo sempre a portare un sacco di roba che poi puntualmente non uso, quindi poca roba, leggero e super versatile. Quindi ragazzi, ora detto questo, la luce sta arrivando, ci vediamo tra pochissimo in pesca. I primi minuti saranno un po' al buio, però spero riusciate a vedere comunque. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Allora, devo cambiare jerk. Devo mettere un jerk più leggero perché non riesco a stare bene in pesca. Mi tocca le alghe. Il jerkettino più piccolo, sempre Silver Creek, ma taglia più piccola. Ho cambiato di nuovo esca perché il jerk sembra non essere funzionante a quest'ora. E ho deciso di montare un Martin del 2, diciamo pitturato e assemblato io. Martin del 2 amo singolo. Vediamo. Allora, ritorno al jerk, metto io il rotantino e vediamo. Pensavo di scendere di taglia e prendere la più piccola, che dovrebbe essere una 38, non muovete, un po' più piccolo. Ed eccola qua la prima di giornata. Bagno le mani nell'erba che è tutta bagnata piovendo. Guardatela ragazzi che bella, col Silver Creek, taglia più piccola, slamiamola subito, bellissima. Finalmente lo scappotto. Provo a rilasciare qua sotto lanciandola, anche se non mi piace molto, ma non vedo alternative. Ok, perfettamente tornata in corrente. Pescione, pescione. Vodino. Ma non è enorme, però l'avevo vista dall'alto, porca, non ce l'ho fatta. Difficilissimo pescare qua, veramente quasi impossibile. Rotellina
Regata qua dall'alto, difficilissimo pescare qua ragazzi. Devo per forza tirarle su di peso per non spalancare. Devo rilasciarle lanciandole, non mi piace però. È uscita un'iridea enorme, cicciona, malformata. Ma che cacchio è sta roba? Crazy. Questa devo farci una foto. Le uova anche. Poi per quello perché la pancia un po' gonfia. Ragazzi, l'iridea. L'iridea sana questa. Ma in realtà speravo in una bella fario, ma è andata così. Ci sono anche loro. Mangiato subito appena toccato l'acqua. Silver Creek Jerk, altra colorazione, a misura intermedia. Lascio andare subito. Iridona, cioè iridina, sarà una 27. Che mangiata ragazzi. Silver Creek 61, trotellina, vuole andarsene ma eccola è andata a modo suo. Comunque ragazzi guardate questo colore, non l'avevo mai usato prima d'ora e devo dire che mi sta piacendo parecchio. Si è rilasciata da sola, ma volevo farvi vedere, è tornata in acqua. Adesso è andata. Cavolo, ingannata gomma. Ragazzuoli, sono appena arrivato fuori casa. Sono abbastanza morto perché la sveglia questa mattina si è sentita assolutamente. Credo che la prossima volta ritarderò almeno la partenza e ovviamente la sveglia di almeno mezz'ora. Però di fuori di questo è stata comunque una mattinata molto divertente. Stare da solo a pesca è una cosa che faccio abbastanza raramente e ho sentito molto la mancanza di un partner di pesca, soprattutto nel viaggio e quando c'era da fare le foto. Fare una foto con un pesce da solo è stato qualcosa di impossibile. In tanti casi con i pesci più belli
quelli ho dovuto rilasciarli senza far foto perché era veramente impossibile, rischiavo di far soffrire il pesce. Mi raccomando ragazzi, mettete sempre al primo posto la salute dei vostri pesci che catturate, perché se per fare una foto dobbiamo rovinare un pesce e rischiare che muoia appena lo rilasciamo, non vale la pena, quindi a questo punto fare catch and release. Al di fuori che voi acquistiate o no Daiwa, io compro Daiwa perché sono appassionato del brand da ormai qualche anno e mi trovo da Dio. Comunque la differenza oggi l'ha fatta la canna, una canna lunga almeno 1,90 m o 2 metri, ha fatto veramente la differenza. Infatti utilizzando la Silver Creek per un paio di lanci in questo spot ho notato proprio la differenza e il vantaggio che dava avere una canna un po' più lunga. Altre protagoniste di oggi, le esche Silver Creek, sempre by Daiwa. Io ho in mano questa colorazione che è stata l'ultima che ho utilizzato oggi, veramente incredibile, io non ho mai utilizzato un colore così scuro, un'esca scura che rimane comunque molto visibile dal pescatore. Per questo video in solitario ragazzi è tutto, vi invito come al solito a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Vi lascio qui in alto da qualche parte, a seconda di come mi monterò poi il video, la playlist dedicata alla trota torrente, in cui potrete trovare altri video in spot come questi e non solo, in cui ho utilizzato esche come jerk e molto altro, anche spinfly eccetera. Quindi ragazzi vi lascio qua sopra in alto il link. Detto questo vi ringrazio nuovamente per la visione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!